questo qui mi ha totalmente migliorato la vita. Quindi oggi vi voglio semplicemente raccontare perché prendere un monopattino possa essere una scelta così giusta. Ok, partiamo dalla mia storia, dalla mia esperienza personale e poi vi dirò nei dettagli come può esservi così utile. Non sono mai stato un fan dei monopattini. Questa è la bellezza di avere un monopattino. Potete andare dove volete, fare quello che volete, ascoltare la musica, è bello. È partito tutto l'anno scorso, quando ho fatto l'animatore per un villaggio turistico. Avevo il capo animatore che camminava col monopattino dentro al villaggio e credetemi, l'ho invidiato dal terzo giorno che ho fatto lì, e ho fatto 3 mesi, perché ogni giorno dovevo farmi una quantità di chilometri assurda a piedi, mentre lui ci metteva molto tempo in meno e non faceva fatica. Allora me ne sono innamorato, cioè ho detto no, lo voglio anch'io. Appena sono tornato a casa coi soldi guadagnati da quell'esperienza, la prima cosa che ho fatto, ho comprato il monopattino e nessuna scelta fu così saggia. Perché? Ora ve lo spiego subito. Il monopattino lo puoi usare per qualsiasi cosa, sia che tu vivi in una piccola città come la mia, ma soprattutto in una grande città dove ti devi muovere coi mezzi. Io mi muovo coi mezzi per necessità, perché non ho una macchina tutta mia. Fino all'anno scorso mi sono sempre mosso con la bicicletta, d'inverno, d'estate, con la pioggia, col sole, sempre con la bicicletta, a parte quelle poche volte che avevo la macchina. Ma la bicicletta perché mi dava così fastidio? Non per la fatica fisica, anche, ma perché, e nemmeno per il caldo, per l'estate, anzi per l'inverno, perché quando mi dovevo muovere d'inverno col freddo, con la bici, io sudavo più dell'estate, perché che ne so, dovevo andare da un punto A a un punto B a fare una prova, con giubbino, vestito pesante perché ovviamente fa freddo, con lo zaino arrivavo al punto B che io ero sudato, fradicio, anzi frascido. Questo il problema si è risolto, posso andare alla stessa velocità della bicicletta, se non più veloce, e non faccio fatica, cioè lo fa lui, fatica. Quindi, punto numero 1, zero fatica. Fidatevi che se avete un impegno e non state girando a caso, ma se avete un impegno che dovete andare, che ne so, al lavoro, a lezione, qualsiasi cosa, la differenza che fa arrivarci belli sistemati e riposati rispetto ad arrivarci sudati e stanchi è una grandissima differenza. Raga, è figo, cioè sembra di stare su un mini motorino, ma il bello è che stai in piedi. Cioè, il fatto di stare in piedi e non seduto a me piace troppo. Sto in piedi così che sprezzo alla super velocità di 20 km all'ora, col vento, è troppo bello. Poi io lego la cassa qui, la cassa Bluetooth, e non potete capire il fatto che tu devi solo premere questo, stai in piedi, vai come vuoi tu, senti la musica, è proprio figo e ti eviti il traffico, anche questo è figo. Ovviamente è piccolissimo, puoi andare ovunque. Punto numero 3, è leggero, è piccolo e poi ingombrante perché si piega in due come un foglio e pesa 8 kg, 7-8 kg, non pesa niente, e questo fa sì che io me lo porti ovunque. Cioè io quando prima dovevo andare all'università dovevo prendere il treno, anzi dovevo uscire di casa, dovevo raggiungere la stazione del mio paese a piedi, che non è tanto, è quasi 1 chilometro, ma è comunque 1 chilometro di camminata che se sei in ritardo penso potete immaginare. Poi preso il treno devo arrivare alla stazione di destinazione del paese della mia università. Da qui non è che sono arrivato alla mia università, devo fare 3 km di salita per arrivare al conservatorio. I pullman passano poco, non sto a Milano o a Roma con le metro e vado ovunque, passano una volta all'ora se passano,
2 volte all'ora se passano, e devo aspettare e devo quindi stare all'orario del pullman e non posso arrivare quando voglio io a lezione. Con questo il pullman non lo prendo più, scendo, metto nel treno, lo metto sotto al sedile nel treno, arrivati in conservatorio posso sfruttare l'energia del conservatorio per caricarlo, perché basta un coso USB che metti nel muro, lo infili dentro e si carica. Mentre fai lezioni sei pure caricato e torni a casa col monopattino carico. Cioè, non so se avete capito, carico 4 è sicuro. Forse ci ho messo un punto interrogativo, perché dipende dalle persone che lo guidano, come lo guidano, e dal monopattino e dalla strada e da chi ti sta intorno. Ovviamente dipende da qualsiasi cosa. Ma la prima volta che ho usato un monopattino non era questo, ma era uno a Roma. Era la prima volta che portavo un monopattino, ci andammo in 2 per le strade di Roma con quei San Pietrini, con le macchine che mi passavano a fianco, e io ero terrorizzato che stavamo pure facendo in ritardo per andare al lavoro, grazie a Michela. E ora invece con questo, cioè, alla luce, non si vede, sta giù, alla freccia, alla luce dietro quando freni, ha 2 freni, al freno motore e il freno normale, al campanello, cioè all'acceleratore, se no cambinerebbe. Quindi questo video era solo per dare questo strumento, che ovviamente non sto sponsorizzando perché non mi si caga nessuno, ma è questo, è economico, cioè questo è il meno costoso che esiste sul mercato, cioè 20 km di autonomia, 20 km all'ora di massima velocità, e io non ho mai avuto difficoltà, non mi sono mai trovato a piedi, non mi sono mai trovato in una situazione in cui non mi ha saputo portare. Ha sempre resistito, ho sempre fatto tutto quello che dovevo fare, non sono mai rimasto a piedi. Poi lo può caricare nel treno, lo può caricare ovunque. Quindi questo, il video di oggi era solo per lodare le qualità fisiche, tecniche e qualsiasi cosa possa offrire questo strumento, perché merita. A me con 250 euro mi ha svoltato completamente l'anno, mi ha evitato di perdere numerosi treni, mi ha evitato tanta fatica, magari mi ha evitato di farmi male, ed è figo, mi piace. E niente, ciao, che devo dire? Quello che devo dire l'ho detto. Ci vediamo al prossimo video. Magari iscrivetevi per altri video, basta, non farò più video così, cioè il monopattino è uno, basta, ora se ne va. Ho video più belli sul canale, penso, forse, spero, però è bello questo.